Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Buonasera, buonasera a tutti. Allora Carlo, ci ritroviamo dopo la giornata di ieri, giornata molto importante per la questione stadio, un bel incontro con Gerry Cardinale, eravamo anche noi presenti. Ovviamente le prime domande arrivano proprio su questo. Innanzitutto ti chiedo, no? Che idea ti ha dato di persona Gerry Cardinale anche riguardo a quello che rappresenta per lui il Milan? Ma guarda, è stato un incontro molto fugace, ovviamente. Persona molto disponibile, beh, insomma, è uno dei grandi imprenditori del campo dello sport e dell'intrattenimento americano. Appena, cioè, con Matt Damon e Ben Affleck ha appena, diciamo così, si è unito per delle iniziative americane, cioè, però molto disponibile, molto gentile, abbiamo parlato un po' e quindi mi ha fatto ovviamente una buona impressione, però parliamo di Sì, cose esatto. abbastanza fugaci, perché siamo stati lì un quarto d'ora sotto la pioggia a parlare un po' di Milan, ma non è che abbiamo chiesto o approfondito, anche perché quando c'è un proprietario, un presidente, non è che puoi fare tanto. Io sono abbastanza, Mm. cioè mi è già capitato di avere grandi presidenti, Carraro, grandi presidenti, grandi imprenditori, non solo presidenti, Mm. perché presidenti, vabbè, però sono fuori dal calcio, sono personaggi significativi, importanti, unici. Il presidente Carraro, il presidente ovviamente Berlusconi che ho frequentato, ho intervistato politici, ma lì bisogna sempre essere un po' senza far troppi fenomeni, e Mm. quindi mi ha fatto una buona impressione. La buona impressione però sono le notizie di questa mattina, Sì. quella di Sole 24 Ore, che parla di un investimento dai 600-700 milioni e parla di una data, il 28. L'unica piccola cosa che dobbiamo, ma lo dico a me, non a voi o a te, stare un filino calmi, perché stiamo correndo, no? La Maura, la zona vicino a San Siro, ci dicono che si possono evitare magari anche i voti in comune, come già Sì. successo per il trotto nel 2015. Quindi chiaro che poi ci saranno i comitati, quelli che non sono d'accordo, fa parte della dialettica politica, fa parte della democrazia, ovviamente, però essendo, diciamo così, da Snaitech passa a FCMA Consolandi, che poi la venderebbe al Milan, chiaro che poi lì bisognerà anche magari fare capire a chi è intorno a questo, perché noi parliamo, no, lo stadio va fatto, metti che io abbia la casa lì, mi porrei anch'io dei problemi, no? Se Certo. però mi dicono che cosa vogliono fare, cioè magari mettono i parchi dei bambini che adesso non ci sono, le scuole calcio che adesso non ci sono, insomma mi fanno capire che non è solo cemento, calcio, Milan, Milan, Forza Milan, chiaro che può essere una cosa appetibile. Se dici costruisco lo stadio, sentirete 1 milione di persone che urlano eccetera, delle vostre Macchine, case non mi interessa. traffico, esatto. Cioè, Esatto, no, quello stadio non sarà più lontano, cioè più vicino delle case attuali nella zona di Piazzale Axum o nella zona di fronte proprio allo stadio. Ci sono delle case, ci sono delle abitazioni anche di prestigio lì, sì. eppure cioè, nessuno ha protestato perché sono andati lì a comprare la casa con lo stadio davanti, No, quindi anche non è che lo perché, stadio. Carlo, non è che oggi, quando si gioca una partita a San Siro, le zone limitrofe siano propriamente senza traffico. E ci Cioè, sono le case di via Ippodromo, delle case molto eh, belle sopra il tennis, che oggi è il Get Fit, una volta era le club, cioè ci sono delle case di zona San Siro. certo. Quindi se impostati in una certa maniera, parlando con i comitati, perché se il comitato gli dici costruiamo uno stadio 750.000 metri quadrati, è chiaro che uno magari si pone Certo. qualche problema. Quindi vediamo, però il fatto che si vada alla Maura, che ci sia l'intenzione, Gerry Cardinale, che si sia mosso da Londra per fare queste cose, non va solo per salutare il sindaco. Infatti, per chi volesse sapere cosa si sono detti, Mm. sono andati per un'ipotesi di accordo di programma. L'accordo di Certo. programma Sì. è un modus operandi per far sì che si superino più velocemente i vincoli e ci sia un accordo tra comune, regione e Milan. Perché la regione? Perché il Parco Sud cioè,
in Lombardia lo so anch'io, ma è sotto, diciamo, non so cosa dire, diciamo l'influenza, direi la cura, direi la responsabilità Esatto, la responsabilità. della regione Lombardia. Beh, anche perché Carlo, devo dire che dal momento che ne abbiamo iniziato a parlare, no, di questa zona La Maura, È è stato il sindaco, trascorso... avevamo saputo Sì. qualcosa, il sindaco l'ha, come dici tu che sei giovane, spoilerato. No, però è trascorso davvero poco tempo, no, dalle prime Tre volte, giorni, 3 giorni quindi incredibili. questo deve far riflettere. I prossimi step che ti aspetti, ti chiedono da casa? Ma l'ho letto proprio sul Sole 24 Ore, perché io leggo, non è che io sono un tuttologo. E ho letto che entro metà marzo, entro il 20 marzo, si incomincerà a parlare in maniera sempre più concreta della questione. Ci saranno degli incontri proprio con il nuovo proprietario eventualmente. La SNAI, che ribadisco ancora, l'ho già detto ieri, ha semplicemente detto: non si costruisce nulla finché rimarrà il trotto e i cavalli. Ma dato che io so da tempo, cioè una delle mie conoscenze più appassionate, il trotto si sposterà a fine anno e primi di gennaio a San Siro, che oggi chiamiamo San Siro Galoppo, ecco che in tutto naturale, cioè non è che il trotto rimarrà lì ancora 20 anni, no, il trotto non si muove, il trotto si sa già che si muoverà. Bene, quindi direi che aspettiamo, ma le cose mi sembrano che siano abbastanza fluide per ora, quindi siamo fiduciosi. Torno al campo, Carlo, perché ti chiedono ovviamente le ultime di formazioni, se ti aspetti Calabria titolare e se ti aspetti delle novità in attacco. Sky ha parlato anche di Rebic e De Ketelare, ti do questa ultima news, se tu... L'ho vista, sono d'accordo con l'amico Baiocchini, sono d'accordo. E diciamo che l'amico Baiocchini, oggi inviato a Milanello di Sky, mi ha dato delle conferme e qualche sorpresa. Le conferme che davanti De Ketelare e Rebic Giroud me Sì? lo aspettavo. Tonali Benasser, non ero Meno. così sicuro, non ero così sicuro che confermassero Tonali, mentre ero sicuro che tornasse Benasser. Di fianco a loro Teo Hernandez, anche quello ci sta, e Teo deve giocare sempre. Sì. A destra, tra Messias e Selemekers, che preferisca Calabria, che rientra e lo fa partire dal primo minuto. Su questo, con tutto il rispetto per Manuele Baiocchini, mi lascia un po' perplessa la cosa. Poi se sarà così, esatto. I tre dietro mi sembra strano che non giochi Chier. Tutto qua. Sì, anche Dal posto di perché... chi non lo so. Anche perché Kier ha saltato le ultime. E Chier non è che lo puoi far saltare tante partite. Adesso Esatto. vediamo. Può essere, anche Carlo... perché giustamente, sai, puoi mettere Chier contro la Fiorentina. Facciamo io e te, al posto di Kalulu, che ha giocato sempre, nel senso che si sposta a destra. Sì. Ipotesi. Giocano i tre contro il Tottenham, gioca ancora Chier al posto di Tomori, per esempio, al posto di Tomori magari sposti di là Ciao e qui a destra lasci Kalulu, insomma, in maniera tale che ci sia una certa rotazione. Ci potrebbe stare, insomma. Sì, diciamo che io mi aspettavo... Oddio, Tomori e Ciao hanno riposato tanto, non hanno giocato mai. Cioè, Sì. Tomori 1 mese senza giocare, Ciao 6 mesi senza giocare, quindi sono belli freschi. Sì, sai, poi Carlo, le filosofie su queste cose sono sempre diverse. Magari è preferibile tenere a riposo totalmente Kier. Sì, magari guarda, lì non possiamo entrare nella testa di Pioli, che è uno studioso, uno scienziato, guarda anche i parametri fisici, eccetera, prima di prendere le decisioni. Sembra strano che con la forma di Messias e la buona forma di Selemekers metta Calabria, che non gioca da tanto tempo e che quando ha giocato non era neanche al massimo della forma. Però li vede tutti i giorni e sceglierà. Certo, quindi ti aspetti, diciamo, un po' meno turnover o un po' più turnover verso quella che
ad oggi è una delle partite più importanti, ovvero Tottenham-Milan. Diciamo che il turnover è già, ce ne sono i 2 su 3, 2 su 2 sono differenti in attacco. Tonali non può giocare sempre. Attenzione a Bakayoko, però Bennacer Bakayoko è una coppia molto inedita. Sì. E quindi alla logica Tonali, magari se la partita andasse bene puoi fare un'ora a Tonali, cioè lo tieni non più di un'ora. Però sì, adesso esatto. direi che abbiamo letto la formazione di Sky, quella che ha riportato Sky, e l'abbiamo commentata. A livello mio personale, io oggi non ho avuto notizie di allenamenti probanti e quindi domani, quando sarò ospite di vostro con Simone Cristao nella trasmissione del venerdì, qualcosa in più sapremo. Carlo, grazie. Noi quindi ci vediamo direttamente domani qui in studio alle 16 per Pelle Rossonera. Ok, un saluto a tutti, ciao.